Salve gente, io sono Luca e in questo epico episodio volevo parlare del proverbio fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Questo proverbio è veramente semplice da spiegare, anzi non va neanche spiegato, si spiega da sé, cioè fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Qui c'è poco da spiegare, capite da voi cosa significa. Il fatto è che questo proverbio è molto usato e quindi è importante conoscerlo. Forse non l'avevate mai sentito prima, comunque sia, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, è un proverbio molto usato. Vi faccio un esempio di quando si usa, quando qualcuno vi dà dei soldi, per esempio denaro contante, e voi vi mettete lì a contarli, no? E allora quello dice, che c'è, non ti fidi? E voi per sdrammatizzare potete dire, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Oppure facciamo finta che voi abbiate deciso di vendere qualcosa, non so, una macchina, e l'acquirente, cioè il compratore, vi dà una valigetta con dentro i soldi per la macchina, no? E vi dice, tieni, qua dentro ci sono 10.000 euro. E voi cosa fate? Prendete la valigetta senza aprirla oppure aprite la valigetta e vi assicurate che dentro ci siano effettivamente 5.000 euro? Probabilmente aprite la valigetta e controllate l'importo. Va bene, lo so che l'esempio è un po' stupido, che nessuno compra le cose con una valigetta piena di soldi, ok? Era giusto per fare un esempio, no? Voi controllate i soldi, la persona vi dice, ma che c'è, non si fida? E voi potete rispondere, sa come si dice, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Oppure un altro esempio potrebbe essere che voi prendete accordi con una persona, vi mettete d'accordo a voce, poi però decidete di mettere gli accordi per iscritto, cioè di scrivere gli accordi e di firmare un contratto. Perché? Perché fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, perché comunque uno si può anche fidare di quello che gli dice una persona a voce, però è sempre meglio mettere per iscritto, avere un contratto, che così almeno si sta più sicuri, perché a voce la persona può dire quello che vuole, poi magari nel momento che deve fare qualcosa non lo fa, quindi se una persona si è fidata e non gli ha fatto firmare un contratto poi sono problemi. Ecco, magari cogliamo l'occasione per ripassare la parola diffidente. Cosa significa diffidente? Diffidente significa che tende a non fidarsi. Una persona diffidente è una persona sospettosa che tende per natura a non fidarsi. Quindi è una persona che simboleggia il proverbio fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ecco, spero che sia tutto chiaro e vi saluto.